La tua bike comincia ad avere la sua età ed è appena uscito un nuovo modello bellissimo con prestazioni superiori a quella che è adesso, ma costa una follia. Beh, sicuramente l'esperienza che mi è capitata ti sarà di aiuto. Ciao a tutti ragazzi! Come alcuni di voi si sono accorti dall'ultimo video, a parte il mega capitombolo che ho fatto ovviamente, ho cambiato modello di bici, non ho più l'e-bike o il Mountain 7. Questo perché mi ero accorto che nelle ripetute uscite che ho fatto insieme a Riccardo ero svantaggiato in alcuni punti ostici con quelle bici lì. In particolare quando dovevo usare il Walk Assistant, quel famoso pulsante che attiva una modalità che praticamente le bici funziona, il motore funziona e avanza senza pedalare ed è molto comodo nei punti in cui bisogna spingere in salita. Ecco, l'e-bike ce l'aveva, ma era lentissimo, aveva una lentezza così penosa che era inutile, inutilizzabile, non serviva a nulla. E un altro aspetto problematica che aveva era il peso, anche se era una full carbo, l'e-bike, però era una bici molto robusta e pesava sui 24 kg, per cui quando si doveva fare del portage era veramente impegnativo, si sentiva nelle schiene una bici del genere. Passare a un modello superiore in un mercato dove la mountain bike elettrica può costare dai 5.000 euro fino ad arrivare a 10-15.000 non è una passeggiata. Sono cifre veramente importanti dove si possono acquistare benissimo delle moto se non anche delle auto. Come ho fatto a non spendere un euro e passare a un modello superiore? Mi sono rivolto al mercato dell'usato. Anche se nel mercato dell'usato vi sono delle vere e proprie fregature, ecco, se si fa attenzione e si guarda con pazienza le varie offerte, si possono trovare delle vere e proprie occasioni ed è quello che è capitato a me. Cercando nei vari portali di compravendita come Facebook e soprattutto subito.it, dopo qualche settimana ho trovato un modello che aveva pochissimi chilometri, infatti me ne sono accorto perché ho guardato i dischi freni e non erano quasi neanche strisciati delle pastiglie, proprio perché era stata usata pochissimo questa bici. E vi sono alcuni, no, che comprano le bici per un po' presi dall'euforia e poi si accorgono che non hanno il tempo o le situazioni per utilizzarla e si vedono costretti a rivenderla poco dopo. Ecco, quelle sono vere e proprie occasioni che io sono riuscito a incappare, no, a trovare io. E dopo la titubanza iniziale legata un po' alla batteria di queste bici, che era una batteria da 360 watt, grazie anche un po' alle indicazioni di Riccardo, alle esperienze di Riccardo, ho rotto la titubanza praticamente e mi sono deciso, sono passato anch'io all'Orbea Rise, l'M20 per la precisione. Dai 4.650 euro che ho preso dall'e-bike, ho preso l'Orbea a 4.250, praticamente ho risparmiato, ho messo in tasca anche 400 euro. È già da un paio di anni che questa bici è nel mercato ed è tuttora ancora nel mercato. L'Orbea adesso ha iniziato anche a produrre altri modelli, ha fatto la versione H che è in alluminio con batteria da 540, però il telai in alluminio vuol dire meno rigidità e maggiore peso, per cui la versione veramente interessante è quella in carbonio. È un'occasione quella bici lì, perché ve lo dico perché la proporzione che ha di batteria e peso la rendono veramente straordinaria, sia per quanto riguarda l'autonomia, sia per quanto anche riguarda l'agilità. Ha un ottimo walk assistant perché è una vera forza della natura, alle volte ti trascina questo il walk assistant. Inoltre nella configurazione che ho scelto io, la bici pesa sui 19 kg e sono la bellezza di ben 5 kg in meno rispetto all'e-bike ed è un'infinità, è tutta un'altra bici. Permette di avere un'agilità nei cambi di direzione, nei salti, nei nose press che veramente la rendono unica. E soprattutto la proporzione peso-batteria conferisce un'autonomia incredibile. Infatti nei prossimi video che faremo vi daremo un'idea di cosa non si riesce a fare con solo 360 watt, senza extender. Se anche voi volete affacciarvi al mondo dell'usato, ecco, fate l'unica attenzione che vi consiglio di avere è quella di non prendere bici troppo datate, che al massimo meno di 2 anni, così si ha modo di usufruire ancora della garanzia.
nell'eventualità che si sorgono dei problemi. Penso con questo di aver detto tutto, ecco, spero che il video ti sia stato utile, se è così ti ringrazio se metti un mi piace. Io vi saluto e ci vediamo nella prossima avventura. Ciao!